Questa è la storia di un uomo di nome Stanley. Stanley lavorava per una compagnia in un grosso edificio dove era l'impiegato 427. Il compito dell'impiegato 427 era semplice. Si sedeva alla sua scrivania, nella stanza 427, e premeva dei pulsanti su una tastiera. Gli ordini gli arrivavano attraverso uno schermo sulla scrivania, dicendogli quali pulsanti premere, per quanto premerli ed in quale ordine. Questo è quello che l'impiegato 427 ha fatto ogni giorno ed ogni mese di ogni anno. E anche se altri l'avrebbero potuto trovare estenuante, Stanley assaporava ogni istante in cui gli ordini arrivavano, come se fosse stato fatto su misura per questo lavoro. E Stanley era felice. E poi un giorno accadde qualcosa di peculiare, qualcosa che avrebbe cambiato per sempre Stanley, qualcosa che non avrebbe mai dimenticato. Rimase alla sua scrivania per un'ora circa prima di realizzare che non era arrivato neanche un solo ordine da eseguire. Nessuno si era fatto vedere per dargli istruzioni, indire una riunione o neanche dire ciao. Mai prima d'ora in tutti questi anni nella compagnia è accaduta una cosa del genere, questo completo isolamento. Era palese che qualcosa non andasse. Scioccato, gelato sul posto, Stanley si era ritrovato incapace di muoversi per molto tempo. Dopo aver recuperato i suoi sensi ed essere ritornato alla lucidità, si alzò dalla sedia e uscì fuori dal suo ufficio. Tutti i suoi colleghi erano scomparsi. Che cosa era successo? Stanley decise di andare nella sala riunione. Forse non aveva semplicemente visto un qualche avviso. Quando Stanley si trovò di fronte a due porte aperte, entrò in quella a sinistra. Quella non era la strada giusta per la sala riunioni e Stanley lo sapeva perfettamente. Forse aveva deciso di fermarsi prima nel salone dipendenti, solo per ammirarlo un attimo. Stanley aveva un senso dell'orientamento così tremendo che è da non credere che non venne licenziato anni fa. Ascolta attentamente, questo è importante. Stanley attraversò la porta rossa. Ah, forse non hai sentito bene. Stanley attraversò la porta rossa. Non credo che ci sia comunicazione tra di noi. Stanley attraversò la porta rossa. Stanley rimase un po' fermo, a non fare assolutamente niente. Sembra che non abbia niente di meglio da fare col suo tempo che fermarsi a descrivere ogni piccolo affascinante dettaglio della sua incapacità a fare qualsiasi cosa. Questa è la ragione per cui Stanley ed io andiamo tanto d'accordo. Stanley era così frettoloso di proseguire nella storia che non si prendeva un solo minuto di lasciar parlare il narratore. Farsi prendere dall'ansia non è certo salutare, per cui si rilassò un momento con della calma musica New Age. Ehi, hai visto il finale del ripostiglio? Il finale del ripostiglio è il mio preferito. Spero che i tuoi amici trovino questo preoccupante. Stanley era grasso e brutto e molto molto stupido. Probabilmente ha avuto il suo lavoro su raccomandazione, perché è davvero stupido. Così, o con il denaro della droga, infatti, Stanley era dipendente e frequentava diverse prostitute. Qualcosa stava seguendo Stanley, ne era sicuro. Se si fosse controllato alle sue spalle avrebbe potuto intravedere qualcosa per un attimo. Era solo una questione di tempo.
Aspetta. Oh cielo. Stanley, hai forse staccato il telefono? No, questa scelta non era prevista. Come hai fatto? Hai mica fatto la scelta sbagliata. Non sapevo neanche fosse possibile. Fammi controllare di nuovo. Non capisco. Com'è possibile che tu faccia scelte di una qualche importanza? Aspetta, forse tu... Aspetta solo un attimo. Ho appena... No, non è possibile. Non posso crederci. Come ho fatto a non accorgermi prima? Non sei Stanley. Sei una persona reale. Stanley iniziò a gridare. Qualcuno mi svegli, vi prego. Il mio nome è Stanley. Ho un capo, ho un ufficio. Sono reale. Qualcuno mi dica che sono reale, vi prego. Devo essere reale, devo esserlo. Qualcuno sente la mia voce? Chi sono io? Chi sono io? E tutto divenne buio. Aspetta solo un attimo. Ho appena... No, non è possibile. Non posso crederci. Hai una portal gun? Com'è possibile? Dove l'hai presa? Così altererai il mio gioco. Ma nel suo desiderio di dimostrare che era in controllo della sua storia e che nessuno poteva dirgli cosa fare, Stanley si lanciò dalla piattaforma e andò incontro ad una cruda morte. Ottimo lavoro, Stanley. Tutti pensano che tu sia molto potente adesso.